La maggior parte dei modpack oggigiorno aggiungono un sacco di mod e lasciano la libertà ai player di giocarli come si vuole. Si ha quindi la possibilità di non giocare a determinate mod, di non conoscerle mai e di non uscire dalla propria zona di comfort imparando nuove mod, nuove tecniche, nuove meccaniche. Tuttavia non è il caso di questo modpack. Oggi siamo sulla Thermal Void, un modpack fatto dal mio amico Fieno che ho finito proprio ieri e sono qui per recensire. Il modpack inizia con pochi item, un ability bottle che ti permette di avere l'abilità per volare, un libro che ti dà la lore di questo modpack e infine uno zainetto contenente i libri che ti danno le soluzioni agli enigmi. Tutto ciò senza contare la nostra amatissima Branch of the Cosmos. Tuttavia, come vi ho già detto prima, io il modpack l'ho già finito, quindi andremo a recensire l'effettivo modpack alla fine, senza dare troppi spoiler sulla progressione, così che anche voi possiate scaricarlo e giocarvelo da soli. In questo video farò riferimento anche a cose che non sono più possibili da fare, per esempio andare nel Nether, cosa che ho potuto fare nella prima versione del modpack prima che venisse patchato, siccome non è l'intenzione del creatore del pack andare nel Nether, bensì iniziare una vera e propria base con tutte le farm automatiche. Questo è stato ovviamente il mio primo setup, il classico crafting table con fornace, classico vanilla, e in questa chest abbiamo le cose che danno all'inizio del modpack con il cheat sheet, welcome e l'ability bottle. Questi drawer, anche questi sono di una versione precedente perché oramai non sono più craftabili. Infatti uno di questi 5 drawer è in realtà vuoto, contiene solo un item e gli altri 3 slot si possono utilizzare all'infinito, siccome contengono i Creative Vending Upgrade, essendo un item che ti permetteva di cheatare qualsiasi altro item che già avessi all'infinito, è ora stato patchato. Altre cose degne di nota che ora sono state patchate sono i tuli di diamante, che ora sono infiniti, però io l'ho giocato in una versione in cui non lo erano. Questa enchanting table è abbastanza inutile, non ho mai enchantato nulla perché la chestplate è in realtà un super enchant con l'Energetic Infuser che ti permette di avere Aerial Affinity, molto utile per costruire nell'aria. Ma lasciando la nostra piattaforma iniziale dove inizieremo la nostra progressione, andiamo nella base effettiva grazie a questo viadotto della Thermal. Ed eccoci qua, siamo nella base effettiva. Non vi ho detto che questo modpack si basa interamente sulla Thermal Expansion. Tramite infatti tutti i cambiamenti che sono stati fatti nei macchinari e nelle recipe si possono ottenere tutti gli oggetti del gioco o quasi per completare la progressione effettiva del modpack. L'obiettivo è ottenere la vita. Il modpack infatti inizia solo con 4 elementi dei quali possiamo ottenere tutti i materiali e con una concatenazione di macchinari e diverse farm possiamo alla fine ottenere la dirt, la grass e anche gli animali. Questo è l'hub della Refined, la mod che ci permette di tenere traccia di tutti gli oggetti che abbiamo. Ho anche un fluid grid, nonostante sia assolutamente inutile, e un creative controller perché in questo modpack non servirà un controller normale, bensì il creative controller sarà più facile anche da fare. Vi assicuro che la quantità di dischi che ho qui è totalmente esagerata, ne basterà solo uno, perché tutto il resto delle farm sarà fatta esternamente e storata nei drawer tramite external storage. Ma ora voltiamoci e andiamo verso la nostra fabbrica vera e propria. Qui abbiamo i primi macchinari che ho usato on demand all'inizio per creare altri macchinari e per creare le risorse che mi permettono di automatizzare tutto il resto. Ho utilizzato i drawer così che potessi inserire manualmente gli item senza dover cliccare ogni volta sul macchinario. Da questa parte abbiamo dei tubi che sono puramente estetici e qui ci sono tutti i drawer infiniti. Infatti questo modpack vi permette di ottenere la concrete e la hardened clay barra terracotta all'infinito, così che potete buildare tutto quello che volete. Infatti tutta la mia base è fatta praticamente di concrete, terracotta e un po' di stone che ho utilizzato grazie alla fornace. Eccola qua, super potente, super upgradata. Ma ora approcciamoci alla base vera e propria. Eccolo qua.
con tutti i rumori di questi macchinari che continuano a funzionare, nonostante il modpack sia letteralmente finito. Abbiamo dei cumuli di oggetti vari, terra, roccia. Ho pensato che fossero una buona aggiunta a una fabbrica che, dovesse effettivamente creare tutto dal nulla. Ogni catena di montaggio è infatti un macchinario con sotto un drawer di output, un exporter di input e, il Cryo Stabilized Flux Duct, che sarebbe il tubo che ci permette di trasportare l'energia. Eccoli qua, sono tutti impilati. Qui ho automatizzato tutte le risorse base. Da notare il vetro con una fornace quasi full upgradata che fa il vetro istantaneamente. Le ricette non sono troppo punitive, infatti come potete vedere la red sand per fare il vetro si ottiene con gli orb che sono infiniti perché sono degli elementi principali. Qui al centro ci sono le magmatic dynamo, che non sono effettivamente il metodo più potente per ottenere energia, ma sicuramente sono quello più efficiente perché la lava può essere ottenuta dalle orb praticamente istantaneamente. Quindi l'ho distribuita nelle magmatic dynamo full upgradate con il Cryo Stabilized Flux Duct. Insieme all'acqua, grazie a questo Aqueous Accumulator, che non ha bisogno di fonti d'acqua di fianco e quindi può produrre acqua all'infinito ad un ratio molto alto, ci permette di avere energia praticamente infinita. Qui c'è un Energy Cell che è praticamente inutile alla fine, siccome questi cavi di energia trasportano energia all'infinito. Qui abbiamo una seconda parte e quando mi riferisco alla progressione che ti vuole far fare letteralmente tutta la thermal, qui abbiamo la farm principale di smeraldi fatta dalle morb degli evoker che in questo pack sono craftabili e ci danno anche gli smeraldi oltre all'esperienza. Da notare che l'external storage sul tank ha un piccolo bug che se esportato il fluido da qualche altra parte potrebbe far crashare il mondo. Ringrazio infatti Blue Luke che mi ha aiutato con questi crash, se no avrei dovuto ricominciare il pack da zero. Nonostante ciò sono riuscito a tenere questo external storage UA come quello del refined fuel qui, siccome non vengono utilizzati da nessuna parte e sono praticamente dei byproduct. Per tutti gli altri setup che utilizzano dei fluidi ho infatti utilizzato il Magma Crucible che smelta un item e distribuisce il fluido equamente tra due fluid transposer oppure semplicemente solo uno. Come possiamo vedere in questo caso che smelta la redstone per fare i tubi dell'energia che poi vengono upgradati tutti fino al Cryo Stabilized. L'unico setup effettivamente un po' meno immediato è quello dello Steam, siccome la Steam Dynamo non ha un inventario interno per lo Steam e quindi non capisce in questa versione quando finire di produrre e di sprecare l'oggetto per il fuel. Di conseguenza ho dovuto mettere un detector per spegnere con il controllo di redstone la Steam Dynamo non appena lo Steam fosse pieno. Come potete vedere, l'automatizzazione di diamanti, lapis e diverse gemme è proprio qui, praticamente quasi alla fine della fabbrica, perché sono degli oggetti abbastanza endgame. In questo caso ho dovuto fare l'automatizzazione con il Tectonic Petroleum per ottenere la maggior parte dei diamanti. Qui dietro, in questo piccolo spiraglio che si espone dall'altra parte, abbiamo la conversione del mana infused, ma questa non ve la spiego perché teoricamente dovrebbe essere un puzzle del modpack, quindi sarebbe abbastanza spoiler. L'ho solo messa lì perché pensavo ci stesse molto bene con i cavi. Purtroppo il frame l'ho potuto fare solo in stone brick perché non c'erano a disposizione altre scale, ecco. Però i cavi li ho voluti fare con il concrete, cercando di blendare un po' i colori e fare una specie di passaggio cromatico che si vede un po' meglio da quella parte, per esempio. L'ultima parte della progressione che voglio farvi vedere è questa qua, in cui praticamente vengono convertiti gli ore dal platino al nickel, poi all'oro e dall'oro fino alle mele d'oro. Siccome questa ricetta richiede uno stack esatto di gold ore,
e l'auto output è molto più lento, ho dovuto utilizzare gli item allocator che finora non avevo mai utilizzato con questa mod in anni e anni di gioco. Sono effettivamente molto efficaci perché trasportano 64 item a botta, quindi potrebbe essere molto utile per questo setup, siccome ne consuma esattamente 64, anche se è presente un piccolo delay per il trasporto degli item da un macchinario all'altro. Tutti questi setup sono stati fatti wireless tramite il Creative Wireless Crafting Grid, da cui ottengo tutti i miei oggetti, ecco qui infatti tutti gli oggetti che sto farmando. Tuttavia, ottenere un singolo item in questo modpack, siccome vengono continuamente basati da una parte all'altra, è molto difficile. Di conseguenza ho dovuto utilizzare un filtro della Refined, cosa che non avevo mai fatto effettivamente, che mi permette di vedere solo alcuni item, cioè quelli che mi servono per la produzione di nuovi oggetti. Inoltre, ottenere il crafting grid è una cosa totalmente praticamente inutile, siccome il Creative Wireless Crafting Grid, che non consuma energia e può essere linkato al Creative Controller, è molto semplice, siccome si crafta con un Creative Controller che si crafta in questo modo molto semplice. Invece la Crafting Grid è molto più difficile da ottenere e al momento in cui l'avrete ottenuta sarà praticamente inutile, siccome questo è molto più semplice da craftare. Infine volevo farvi vedere questa life hack, siccome in questo pack non ci sono le slab verticali o nessun altro metodo di estetica a parte quello vanilla, ho utilizzato i drawer, cosa che praticamente non avevo mai visto fare. Andiamo fuori perché volevo farvi vedere la parte sotto, tutta collegata con i drawer e con un external storage. Da notare che questa base l'ho costruita praticamente quasi tutta con i building gadget e i building gadget sono linkati all'inventario dello storage drawer. Linkando l'inventario del drawer, infatti, il building gadget andrà a prendere i materiali da questo inventario piuttosto che dal nostro e quindi evitare tutti gli stack di materiali diversi nel nostro inventario. Qui abbiamo tutta la distribuzione dell'energia da sotto e della refined. Infine andrei a prendere il terzo viadotto per andare nell'ultima zona, che è al di là della nostra fabbrica. Infatti, in questa zona ho costruito una replica della Skyblock, solo perché mi divertivo, effettivamente volevo fare una specie di tributo. Questa è la mucca che si ottiene tramite tutti i crafting alla fine del gioco e lì c'è il nostro villager che, non vi spoilerò, anche lui viene ottenuto alla fine del gioco. Qui abbiamo la cassa classica della nostra Skyblock e siccome gli alberi non sono ottenibili l'ho costruito io in terracotta e concrete. Sembra comunque molto carino e mi ricorda tipo l'Agrarian Skies. Spero che questo video recensione vi sia stato utile. Invito tutti voi che magari vi state annoiando nel panorama del Minecraft moddato tecnico a giocare questo genere di modpack. Questo genere di modpack che tiene solo poche mod e obbliga il player a impararle tutte dall'inizio alla fine, con tutte le feature e le limitazioni del caso che possono portarvi a un interessante gameplay. Dopotutto le limitazioni sono molto importanti e in modpack dove queste non sono presenti posso crederci che effettivamente dopo un po' la noia possa arrivare. La possibilità di fare tutto che da Minecraft è certamente una feature molto interessante e molto utilizzata, tuttavia a volte preferisco avere delle limitazioni così che io possa esplorare il mondo e sapere dove posso finire e dove non posso andare, così da spingere la mia creatività al massimo e avere effettivamente un bel gameplay di esplorazione non solo fisica del mondo di gioco, ma anche delle ricette, della progressione e di tutto quello che riguarda anche il crafting e la sopravvivenza. Ed è anche per questo che negli ultimi anni ho smesso un po' di giocare a Minecraft e mi sono dedicato a giochi un po' più finiti, tipo Terraria, Hollow Knight e altri ancora, che però mi hanno effettivamente riportato una certa nostalgia di questo gioco. Ma detto ciò, possiamo lasciare quell'argomento per un altro video, magari in futuro, e detto questo, possiamo dire
Ciao a tutti.